Per la biblioteca di Ghianda, un tomo che non dovrebbe mancare in nessuna biblioteca. Sto parlando delle società matriarcali, studi sulle culture indigene del mondo di Heide Göttner Abendroth ed è edito da Venezia. Allora, questo tomo, parlo di tomo non per nulla, è la raccolta degli attuali studi sulle civiltà matriarcali. Perché è di fondamentale importanza questo testo? Lo è alla luce di tutti quelli che sono gli stereotipi tuttora in voga sul matriarcato. Purtroppo questo è un tassello di conoscenza fondamentale che manca nella cultura generale e che cambierebbe di parecchio la visione sulle cose e anche e soprattutto per chi si occupa di mitologia, di analisi delle storie, di miti cosmogonici, riuscirebbe a farne venire a capo tramite un'interpretazione più puntuale rispetto a quelle che se ne è dato in precedenza. Uno degli esempi sono proprio le leggende dolomitiche, dove le tracce, la presenza dei matriarcati sono riconosciuti praticamente da qualsiasi studioso, ma il problema sorge nel momento in cui ci si chiede che cos'è il matriarcato. Penso a un lavoro molto importante che è quello del Vanin sull'opera dei Fanes, sull'analisi delle leggende dolomitiche, dove però se il Vanin avesse inglobato gli attuali studi del matriarcato nella sua visione, sono convinta che l'interpretazione ne verrebbe leggermente corretta su un mondo più plausibile e quantomeno verosimile. Perché dico questa cosa? Perché noi partiamo ancora da una concezione di matriarcato come se fosse l'opposto speculare del patriarcato. A questo hanno contribuito vari studiosi ottocenteschi, il più famoso dei quali è Bachofen. Infatti, la prima parte di questo testo si addentra proprio in questo tipo di fondamentale analisi. Si resiste alla tentazione di saltare per andare a curiosare sulla lista di tutte o perlomeno delle civiltà matriarcali che l'autrice ha voluto inglobare, perché mi sembra di ricordare che ce ne fossero delle altre che lei non ha inserito. Ma la prima parte proprio analizza i perché e i per come si sono formati gli equivoci che sono ancora presenti in circolazione. Bachofen, che nemmeno era un antropologo, a dirla tutta era un giurista, cosa aveva fatto però? Non si tratta di uno studio compiuto tramite dei viaggi, per cui è stata effettuata un qualche tipo di osservazione sul campo con criteri comunque analizzabili, no? No, si tratta un po' di quel tipo di antropologia da salotto per cui si sono utilizzate le categorie di pensiero, di organizzazione della realtà e di osservazione sul mondo che erano in voga all'epoca e che in parte ancora lo sono perché sono occidentali. E come abbiamo ricavato questo matriarcato? L'abbiamo ricavato per appunto opposizione. Quindi la logica un pochettino è: siccome adesso abbiamo un dominio del supposto maschile, perché io lo definirei maschile distorto e non maschile, allora il matriarcato dovrebbe essere un dominio del femminile. E qua ci si attacca tutta una serie di studi che non hanno messo in discussione questo assunto, ma l'hanno preso come buono applicandolo un po' a tutto quanto. Non ultimo il famosissimo Neumann, insieme poi anche a Jung, che ha fondato tutto il sistema di ricerca sull'archetipo della grande madre sugli studi di Bachofen, ponendo non pochi problemi, perché in realtà questo libricino, questa cosettina, proprio letturina così serale, facile, dice in realtà, con le prove concrete, con l'analisi che proviene da queste culture, che i matriarcati sono ben altra cosa. La quarta di copertina ci dice: all'inizio le madri, e non il dominio delle madri in forma speculare al patriarcato, società improntate sui valori materni di cura e di sostegno nella vita, un diverso modello di civiltà per donne e per uomini. Questo perché sulla parola matriarcato, quell'arché ha il significato di origine ed è la stessa radice che troviamo in archeologia. Archeologia non vuol dire scienza del dominio, ma vuol dire scienza delle origini. Quindi il matriarcato, anzi i matriarcati al plurale, perché hanno delle cose in comune ma sono tutte società diverse, sono delle culture che
concepiscono all'origine le madri. All'origine, pure questa origine però ha un significato più ampio, significa non soltanto che tutte e tutti derivano dalle madri, ma significa anche il porre come radice della cultura un materno che però non è solamente concentrato sul femminile. Cosa significa tutto ciò? Significa per esempio che gli uomini del popolo che è in copertina, che sono i Mozo in Cina, e anche per esempio quelli di cui voglio parlare più tardi, che sono una delle mie civiltà matriarcali preferite, i Minangkabau di Sumatra, sono orgogliosi di definirsi in questo modo, e questo non toglie virilità al maschile. Perché? E questo è fondamentale, perché questa contrapposizione nella loro mentalità non esiste. Com'è possibile tutto questo? Allora, ne ho fatto un video ed è di fondamentale importanza, il video più importante per capire non solo i matriarcati ma anche tutto il mio lavoro, che è il confronto tra la logica duale oppositiva, quella di categorie contrapposte che utilizziamo noi, per esempio matriarcato opposto di patriarcato, cosa che non è, abbiamo detto, e invece una logica più inclusiva, circolare, multipolare, la definisco, che assomiglia un po', quantomeno io mi sono molto ispirata, allo stile di pensiero dei popoli matriarcali, senza ovviamente avere la presunzione di essere in grado di applicarlo come lo fanno loro, perché io sono stata educata in una cultura che non è matriarcale. Detto questo video te lo linko in descrizione, vai a vederlo perché capirai molto di più, e te lo linko anche qui sopra. Non concependo quindi un materno che è il contrario del paterno, come l'abbiamo etichettato noi in due rigide categorie che non si riescono a compenetrare, il materno è un'attitudine, un modo che influenza il far cultura. Lo vedremo dopo con i Minangkabau, loro considerano il materno anche come atto di generare cultura, e quindi non soltanto atto biologico. Riusciamo adesso un pochettino a capire come mai il materno non è affare solo femminile, perché nel generare cultura compartecipano tutte e tutti. Per concludere questa parte iniziale sul il passaggio in rassegna delle vecchie teorie del matriarcato, del come si sono generate e del perché queste conducono in un equivoco, ci aiuta a capire perché cosa successe e cosa ancora oggi succede. La mentalità, lo sguardo di queste popolazioni è così tanto differente che noi facciamo fatica a comprendere come possa essere così tanto differente. E quindi se noi osserviamo anche sul campo questi mondi, però con l'organizzazione mentale della nostra cultura, altro non faremo che distorcere quello che è il loro mondo. Ne è un esempio sul matrimonio di visita o sulle unioni viaggianti, cioè quando l'uomo si reca dalla moglie o dalla compagna in visita, però poi ritorna nella sua casa clan, e i clan sono su base materna. Questo è stato confuso, malinterpretato anche come la presunta non conoscenza del ruolo paterno, perché altrimenti com'è possibile, no? Per noi sembra impossibile che loro, pur conoscendo il ruolo dell'uomo nel generare figli, possano ancora desiderare vivere su basi materne, senza però che nessuno si sia posto mai la domanda opposta, ovvero come mai abbiamo avuto bisogno di inventare nell'origine della civiltà occidentale una proprietà sui figli, pur sapendo che vengono dalle madri. Trovo sempre un po' curioso come turbi molto, ci sia molto questa paura che quando le donne hanno una posizione diversa, queste possano influire sul malcontento degli uomini, cosa che in realtà non risulta dalle società matriarcali, ma viceversa, ciò che invece risulta e si è verificato, una cultura che invece sì è stata posta sul dominio di un maschile distorto, come questo abbia influito, e questo invece si
fa fatica a metterlo in discussione. Un altro degli equivoci molto noti quando si parla di matriarcati è del fatto che le donne tutto sommato avranno questo potere, e vedremo che anche su questo non è proprio così, ma non comandano più loro quando ci sono delle cose molto gravi che accadono, dei terremoti o delle emergenze. Allora lì, siccome le donne sono troppo emotive, abbiamo visto che sono gli uomini che hanno preso in mano la situazione. Un equivoco dietro l'altro. Il primo è perché non c'è un modo di comandare femminile che sia speculare a quello che conosciamo noi, non è proprio organizzato in questo modo, e lo vedremo con gioia, ve lo dirò come invece sono organizzati, come prendono decisione, come sono soliti queste popolazioni prendere decisione. Ma un'altra cosa tipica che ricorre in molte società matriarcali, che è stata osservata con questi sviamenti, è il ruolo che spesso hanno gli uomini, perché non sono lì chiusi nelle gabbiette, cibati dalle loro donne dominatrici ad aspettare che loro diano il permesso per fare le cose. Non funziona proprio così. Quello che è stato visto in situazioni magari dove si richiedevano delle decisioni su un altro livello era questi uomini che si spostavano da un clan all'altro oppure un villaggio all'altro, dipende da come queste società sono organizzate, proprio perché sono differenti tra di loro, e che si radunavano in concili per poi tornare indietro. Allora questo ha dato l'idea che fossero decisioni prese dagli uomini perché la materia fosse più urgente. In realtà quello che accade è che tutte le decisioni sono prese su base di clan e alle decisioni partecipano tutte e tutti, chiunque sia parte del clan e sia diventato adulto. La decisione si prende su base del consenso, e sulla società di cui vi parlerò tra poco abbiamo proprio un orgoglio degli uomini nel difendere le regole di come si prendono queste decisioni, a cui però partecipano tutti. Il consenso, che inizia anche a diffondersi come metodo in Occidente e si chiama consenso sistemico, non è per maggioranza, perché la maggioranza creerebbe una frazione, una suddivisione per due, maggioranza e minoranza appunto, e un conflitto che poi andrebbe in scontro. In realtà il consenso è una sorta di unanimità dove però non c'è una forzatura, non c'è una violenza, non c'è un modo prepotente di imporre, ma è una ricerca proprio di trovare una soluzione che possa andare bene per tutte e tutti. Va da sé che se la cosa riguarda il clan, la decisione si prende lì in loco e viene applicata. Quando le difficoltà, il problema o la materia oggetto di discussione deve essere ampliata a tutto un intero villaggio o tra più villaggi, bisogna viaggiare. Come succede quindi? Ogni clan ne discute, un rappresentante del clan viene mandato a un altro livello dove si radunano tutti i rappresentanti del clan per prendere la decisione. Chi lo fa questo? Solitamente gli uomini. Perché gli uomini? Perché devono viaggiare e viaggiare è più pericoloso. Quindi gli uomini si prendono la responsabilità di viaggiare e di portare la decisione del clan su quest'altro livello, ma non hanno delega decisionale. Cosa significa? Significa che discutono, estrapolano le posizioni, le mettono in confronto. Se queste posizioni sono troppo diverse, cosa succede? Ritornano dal proprio clan e se ne ridiscute, per poi rifare l'operazione finché non si riesce ad arrivare a un consenso anche su quest'altro livello. Quindi quello che è stato visto come uomo che si recava su un altro livello non era il capo del clan che in casi di emergenza prende su di sé il potere, pieno di questa spazzatura su internet e sugli articoli, ma è semplicemente il rappresentante che porta la decisione di tutto il clan. Questo è uno dei tipici esempi di come il nostro sguardo può fraintendere, perché noi, vedendo l'uomo che esce dalla casetta del clan e va nella casa più grande per prendere delle decisioni tra tutti uomini, abbiamo tratto la conclusione che evidentemente sotto sotto anche loro funzionano un po' come noi.
In realtà, non potendo sapere quello che ci sta sotto, non riuscendo a immaginare la diversa organizzazione che avviene all'interno dei clan, questa è stata una distorsione, quindi abbiamo preso un grande abbaglio. Ecco perché è fondamentale capire dove sono i nostri presupposti, in che modo abbiamo distorto e poi tuffarsi dentro la descrizione di questi modelli, che sono veramente tanti e non posso parlarne ovviamente di tutti, ma di uno soltanto per esigenza di brevità. Posso però nemmeno leggere tutto l'indice, in quanto lo stesso indice richiederebbe probabilmente 5 minuti di video per essere sviscerato nel suo intero con l'elenco di tutte le civiltà. Quello che posso fare è comunque darlo per le somme parti, insomma. Quindi la filosofia e la metodologia degli studi matriarcali moderni che aiuta a capire il suo metodo. Il capitolo primo è la storia critica del pensiero sul matriarcato, quello che abbiamo detto fino adesso. La parte prima riguarda le società matriarcali indigene dell'Asia orientale, dell'Indonesia e dell'Oceania. Si divide quindi anche questo in capitoli: il matriarcato dell'India nord-orientale con la lista delle società che ne fanno capo, e il capitolo 3 i culti matriarcali del Nepal, poi gli antichi regni di regine e il matrimonio di gruppo in Tibet, i popoli matriarcali delle montagne nella Cina, le sciamane della Corea, le isole del Giappone e le culture delle donne del sud e del nord. Capitolo 8 Alam Minangkabau, di cui vi parlerò a breve, il mondo dei Minangkabau dell'Indonesia. Capitolo 9 i modelli matriarcali della Melanesia. Il 10 le culture dell'Oceano Pacifico. La parte seconda, cambiamo continente, le società matriarcali indigene delle Americhe, dell'India e dell'Africa. Le culture matriarcali del Sud America, la diffusione del matriarcato in America, il Nord America, i popoli matriarcali che emigrarono dal Sud, l'America del Nord, crocevie di culture del Sud e del Nord. Capitolo 15 il matriarcato nell'India del Sud. Il 16 l'antico matriarcato dell'Africa centrale. 17 i regni matriarcali delle regine dell'Africa occidentale. 18 le popolazioni pastorizie matriarcali dell'Africa del Nord. Poi c'è il glossario, eccetera, eccetera. Sono diffuse ovunque. Allora, un altro degli stereotipi è che si tratti di piccoli villaggetti, a volte così, a volte no, prevalentemente agricoli, a volte così, a volte no, e che si tratti quindi di poche centinaia di persone. Ecco, io ho scelto oggi di parlare dei Minangkabau, dell'isola di Sumatra, esattamente per questi stereotipi. Sei curiosa o curioso di sapere sui Minangkabau? Visto che il video era consistente, ho deciso di spezzarlo e te ne parlerò sul prossimo video. E non mancare, parleremo di chi sono, del fatto che sono ben 6 milioni di persone, parleremo anche del ruolo degli uomini, visto che è una delle domande che si fa di più, e anche di come storicamente sono riusciti a svignarsela dalle invasioni e dai conflitti, voltando tutto quanto al loro interesse. Se ti iscrivi al canale e attivi le notifiche, sei sicura e sicuro di non perderlo. Ci vediamo presto!